Sì, abbiamo traslocato, guardate. Posso correre dentro casa! Ci troviamo finalmente in una nuova casa, di nuovo a Milano, in un posto dove l'efficienza energetica non sanno neanche che cosa sia. Appunto, Milano. Comunque ve lo dico, questo è stato uno dei traslochi più sfigati nella storia della sfiga, veramente. Ho filmato ovviamente tutte le scorse settimane con l'intento di mostrarvele, ma in modo propositivo, allegro, felice. Quindi andiamo in ordine cronologico. E quindi sì, ci stiamo trasferendo di nuovo. Stiamo progettando questo trasloco da secoli, ma finalmente quello che conta è che stia accadendo. Guardala, povera stolta, ancora lei pensa che sarà un'esperienza fantastica, divertente e emozionante, eh? Andiamo. Quindi oggi ringraziamo la Giamila che si è gentilmente offerta di rendere ai miei capelli una cosa meglio. Prima di partire ho rivisto alcuni amici e ho fatto alcune cose di lavoro che vedrete tra qualche mese, ma hanno consistito prevalentemente nel farmi mettere le mani nei capelli da parte di altre persone. Fra, penso di essere Brenda Snicar. Cos'è che hai detto? Visto che non hai tempo di lavorare? Non lavoro. Facile. Ma poi alla fine il trasloco è arrivato. È arrivato. Work in progress! E quelle sono le scatole che sono state generate solo questa mattina. Siccome avevo annunciato di questo trasloco un po' sui social, su Instagram, così i ragazzi di eTechnologies ci hanno tenuto veramente tanto a regalarmi la nuova i4K Plus. Ho avuto modo di provare la telecamera facendo questi timelapse che mi hanno presa benissimo e devo dire che mi è piaciuta veramente tantissimo, ma tanto ve ne renderete conto da soli con tutti i filmati che vedrete all'interno di questo video. È arrivato il momento che nessuno stava aspettando, quello di smontare la postazione. Quella, ora ti salvo, tutto a posto, tutto a posto. Ecco dove sono finiti tutti i nostri computer, dentro quella scatola. Abbiamo passato praticamente 3 giorni a fare scatole, di cui 2 sono stati scatole per il trasloco. Il terzo giorno, wow. Finalmente, dopo 2 giorni che lavoriamo, anche Andrea ha deciso di aiutarci. Wow. Prendi uno scotch, Riccardo. E vedi che non si chiude bene. Il terzo giorno mio zio ci ha prestato il suo furgone e siamo partiti alla volta di Milano. C'è stato un piccolo intoppo prima di partire. Volevo uccidere Andrea, ma non ce l'ho fatta. Mannaggia. Sarà per la prossima volta. È finita. Quando ci rivedremo saremo nella casa nuova. Abbiamo caricato tutto quanto nel furgone, ci abbiamo messo quasi 2 ore per farlo. 4 ore e mezzo per arrivare qua a Milano. Red Bull che ha a cuore la salute di Andrea. Mancano 31 chilometri. Siamo arrivati ed è anche notte! Sì! No, non siamo arrivati di notte, siamo arrivati di giorno, ma poi tra scaricare è notte. Ikea! Quarto giorno, abbiamo approfittato del fatto di avere ancora un furgone per andare da Ikea a raccattare un po' di roba che ci sarebbe servita qua per casa. Anche perché quando traslochi ti mancano tutte le cose di prima necessità, tipo le cose per girare la pasta, le pentole, la lavatrice, manca tutto. È arrivata la lavatrice! Ma questa casa inizia ad acquisire un aspetto di una casa! Lavatrice. La tenda della doccia, ma come fai a farti la doccia senza la tenda? Poi il quinto giorno di trasloco abbiamo detto, bisogna riportare il furgone in Toscana, altre 4 ore e mezzo, che spasso. Sfortunatamente la mattina ci siamo accorti, in realtà poco prima di partire, che qualcuno durante la notte ci ha rotto il vetro del furgone, qualche essere che non definirei neanche umano, perché per carità, per rubare quello che c'era dentro, ma fortunatamente noi non ci avevamo lasciato niente dentro. E sì, vabbè, lasciamolo vuoto per sicurezza, ora non succederà niente. Fatto sta che coloro che io definirei escrementi umani che hanno fatto questa cosa non hanno trovato niente nel loro cammino, ma in compenso noi abbiamo dovuto inventarci qualcosa perché non si poteva andare con un vetro rotto in autostrada e riportare il furgone alla fine, quindi io sono dovuta rimanere qua, un casino, roba. Alla fine il Nintendo Labo e tutto questo fai da te è servito a qualcosa? Sì, è servito.
male è andato tutto bene, pensa se t'avessero pure rubato qualcosa, sono d'accordissimo. Sfiga voluto che io fossi rimasta qui perché dovevo fare un lavoro urgente, ma il mio computer è morto. Non potendo quindi lavorare ho detto, beh, allora facciamo qualcosa per rendere questa casa più abitabile, no? Perché ovviamente era tutta inscatolata, ovviamente andava pulita, tutto andava costruito. Sfida per inaugurare la casa. Chi riesce a costruire per primo la propria cassettiera? No, no! Ammirate la vincitrice. Ammirate la sua cassettiera perfetta. Tutti i cassetti si aprono in modo impeccabile. E Riccardo, tu cosa stai facendo nel frattempo? Ha monopolizzato gli strumenti. Sì? Dal momento che questo finora è stato il mio comodino, oggi ho deciso di prendere in mano la situazione e rendere questo comodino un po' più comodino. A proposito, Lofree mi ha mandato questo speaker Bluetooth bellissimo che è il loro nuovo progetto della campagna Kickstarter, quindi nel caso foste interessati vi metto tutti quanti il link in descrizione. Hanno appena chiamato che il computer è pronto, quindi lo andiamo a prendere! Quindi, che dire, non tutto può andare sempre come l'hai programmato, anzi, durante questo trasloco abbiamo proprio avuto la sensazione che tutte le cose si concatenassero in un'intera catena di roba sfigata che c'è successa. No. Sembrava risolto, ma dopo ben 3 giorni di piena attività il computer è ancora problematico, quindi... Ma quello che conta non è che questo trasloco sia accaduto, come ho detto all'inizio, è che sia finito. E adesso siamo qua, dobbiamo soltanto sistemare le ultime cose e siamo quasi operativi, diciamo, cioè non appena mi ridanno il computer, maremma. E magari per allora, quando tutto sarà sistemato, tutto pronto, faremo anche una sorta di house tour, come dire, no? Comunque ragazzi, vi terremo aggiornati su tutte le nostre peripezie. Io vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto, vi mando un saluto, un abbraccio e un buffetto affettuoso.